A Space for the Unbound è il primo progetto maggiore dello sviluppatore Mojiken, dopo alcuni anni passati a sviluppare una propria base con progetti minori. Dopo un brusco e inatteso ritardo dovuto a problemi legali con il publisher P-Cube, il gioco è finalmente pronto per essere apprezzato e goduto. A Space for the Unbound racconta la storia di Atma e Raya, due liceali nell'Indonesia degli anni 90. Nel bel mezzo di un noioso giorno di scuola, i due decidono che invece di compilare il modulo con i piani per il loro futuro, sia molto meglio scrivere le cose che vorrebbero fare sia insieme che individualmente. Una lista che è l'inizio di un viaggio di scoperta e crescita. Il gioco inizia come uno spaccato della vita, ma questa è solo la superficie. Sia Atma che Raya infatti hanno un segreto potere, che li permette di entrare a uno nel cuore delle persone e all'altra di alterare la realtà. E qui mi devo fermare perché è veramente impossibile dire altro senza incappare in noiosi spoiler. Tutto quello che posso dire è che il gioco esplora il tema molto bene. La storia riesce a rimanere in equilibrio, affrontando anche temi spinosi come il bullismo, l'ansia, la depressione, rimanendo però sempre dolce e onesta allo stesso tempo. I personaggi sono vivi e ben scritti, non importa quanto sia breve la loro permanenza sullo schermo, hanno sempre uno scopo e qualcosa da aggiungere alla storia. Il gioco si presenta con un formato 2D a scorrimento, dove interagire liberamente con gli ambienti e i personaggi, risolvendone i problemi. Tutto è collegato alla storia e c'è abbastanza varietà da tenere viva l'attenzione, tra conversazioni, collezione di oggetti e puzzle da risolvere. Il potere specifico di Atma gli dà la possibilità di entrare nel cuore delle persone per meglio capirle. Ogni cuore è un puzzle da risolvere, a volte facile e breve, altre volte più elaborato, con sezioni che vanno oltre la risoluzione di puzzle, con minigiochi stealth dove sgattaiolare senza farsi vedere o combattimenti in stile rhythm game. Queste sono le parti dove il gioco scricchiola leggermente, a causa di alcune scelte di design piuttosto infelici, come un cabinato arcade che può essere per alcuni incredibilmente frustrante. Nonostante queste piccole magagne, il gioco è divertente e alcuni dei puzzle sono anche molto ingegnosi, per un'esperienza che dura almeno 10 ore. Lo stile artistico del gioco cattura perfettamente lo spirito nostalgico del gioco, come una memoria dell'infanzia. Gli sfondi pixellati sono colorati, ricchi di personaggi in movimento che li rendono vivi, e nonostante la città non sia di grandi dimensioni, c'è molto da vedere e scoprire. Deliziosi anche i personaggi, molto ben caratterizzati e animati. I personaggi non hanno voce, ma un'ottima ed ispirata colonna sonora comunica perfettamente tutte le emozioni dietro il gioco, cambiando in modo dinamico in base a quello che succede sullo schermo. Ottimi anche gli effetti sonori. Il gioco purtroppo non è tradotto in italiano. A Space for the Unbound è un'esperienza narrativamente piena, ricca di momenti riusciti e momenti che scaldano il cuore. Non è priva di difetti, ma la combinazione fra una grafica accattivante e una storia ricca di momenti riusciti ne fanno un'esperienza che merita di essere giocata.